Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Rossonera dopo ieri 25 aprile in cui ci siamo presi anche noi, abbiate pazienza, un giorno di pausa, siamo qui di nuovo con Mattino Milan. In onda questa mattina c'è il vincitore della Coppa del Fantacalcio 2022-2023 Ah, insieme a Simone Cristao. Ciao Simo, ciao Henry. Non ciao! ve- Quindi c'è un vincitore in onda. C'è un vincitore in onda e non sei tu, pensa un Sono po'. io. Forse la signora? No, No, no. ed eccomi qua. Eccolo là. Stiamo parlando di me. Eh sì, Eh, eh sì. Va Va bene. bene, è giusto così. Dovevo farla e volevo farla, perdonami, ma era giusto aprire così questa puntata di Mattino Milan, anche perché insomma arriviamo dopo Milan-Lecce, doppietta di Rafael Leao, ne abbiamo già parlato lunedì, però Leao continua a essere protagonista di questa settimana, anche perché ci avviciniamo alla fase clou della stagione, col campionato che arriva nelle sue ultime partite, la corsa Champions, ecco, di questo non avevamo ancora parlato, che si infiamma perché l'Atalanta batte la Roma e quindi sono tutte in 5, 6, 7 punti, tutte quante, e arrivano anche le semifinali di Champions League in cui il Milan sarà comunque protagonista e protagonista è Rafael Leao. Però prima Simo io ti chiederei Dimmi. giusto un paio di minuti sulla sconfitta della Roma, che è il prossimo avversario del Milan, lo avete visto anche nella copertina, e che dopo lo leggiamo, anzi tra pochissimo ve lo metto in onda. Non si sa se avrà o meno Dybala, dovrebbe riuscire forse a recuperare, però comunque rimarrà in dubbio fino all'ultimo. Guarda, mister Stefano Pioli è stato abbastanza deciso nel post partita contro il Lecce, dicendo che era una sorta di spareggio, no, però partita a crocevia sì. E forse si immaginava già che la Roma non poteva fare punteggio pieno, forse si immaginava comunque che lo scontro diretto a 7 dalla fine diventa realmente scontro diretto e non soltanto una gran partita. Mi viene da dire, Henry, che ci ha visto lungo e penso anche che il calendario di entrambe imponga di mettere un accento decisivo a questa partita, perché tra due la Roma, tra l'altro, verrà nuovamente qua a Milano, se non ricordo male, no, ospita l'Inter, quindi tra l'altro anche loro hanno l'impegno europeo perché avranno anche loro la partita di Europa League ed è un turno decisivo al pari del nostro, visto che sono le semifinali. Quindi sarà particolarmente decisivo. Io mi aspetto che il Milan possa vestire quel bell'abito di gala da Champions League, andare a Roma, fare la partita che deve fare, finalmente vincere, mettere 3 punti tra il Milan e la Roma, magari rosicchiare ancora qualcosa a qualcun altro, visto che nel mentre ci saranno altre partite delle rivali, poi giocarci tutto probabilmente poco prima o durante la Champions League. Però la Roma sta perdendo dei pezzi importanti, non è da sottovalutare, però ne ha persi parecchi, perché ha perso gran parte dei suoi difensori centrali. Adesso vediamo un po' come farà con Dybala. Corriere dello Sport titola che potrebbe farcela per il Milan, vediamo. È un'occasione da cogliere, ecco, non da lasciare andare via. A 7 dalla fine non si può più scherzare. Anche perché la Roma di Dybala a parte avrà qualche giocatore fuori, molto probabilmente non ci sarà Smalling in difesa, che è stato un pilastro anche in questa stagione per la difesa della Roma, anche se comunque rispetto ad altre annate la Roma ha trovato qualche alternativa in più, però come dicevi giustamente tu è e sarà uno scontro decisivo. Ci penseremo alla Roma nel corso di questi giorni, anche perché si Sì? gioca sabato. Andrei subito qua, caro Simo. Leao solo Eh, Milan, Rafa dice no a Chelsea e Real e ora spinge per il rinnovo. Un Rafael Leao sempre molto attivo anche sui social sotto questo versante. Ieri ha messo un like alle ultime notizie riportate da Fabrizio Romano in questo senso, dove si dice appunto che spingerebbe per rinnovare. Fatto sta che noi, soprattutto io e te, ci ripetiamo un po' sempre la stessa cosa quando si parla di questo ragazzo.
ad ogni costo, ad ogni costo. Assolutamente sì, ad ogni costo. Anche se puzza di recompra, non so come dirti, Uh-huh. di comprarsi il cartellino di Leao, è pazienza. Puzza di fare qualcosa che in teoria non ci compete, perché pagare una multa che non abbiamo nessun tipo di colpa non è affar nostro. Sì, è vero, avete ragione, non è colpa del Milan, non dovrebbe pagare il Milan. Questo però ti consente di prenderti Leao per i prossimi anni? Sì, te la paghi. Purtroppo è brutto da dire, è anche sbagliato forse da dire, Uh-huh. però è così che stanno le cose. Se c'è la possibilità, spendendo questi milioni di euro, dipende, vedremo anche quanti sono, perché ancora non è deciso esattamente al centesimo quanti sono i soldi da pagare, perché si devono dividere. Vedremo un po' come andrà la faccenda. Io penso che Rafa sia entrato anche però nell'ordine di idea che per il suo percorso di crescita questo è il momento giusto per rimanere al Milan. Poi avrà tempo, magari verso i 27, 28, 29 anni, quando tra altri 3-4 anni di Milan, dopo aver fatto un altro tipo mini ciclo di Milan, magari può pensare di fare un po' di Premier. Comunque è un professionista, può anche arrivargli quell'idea, giustamente, perché Uh-huh. non è un prodotto che ne so del vivaio. Però ti dico, per questo altro, diciamo così, terzo miniciclo della sua carriera, i primi due sono tra Sporting e Lille, poi c'è stato il passaggio al Milan, adesso la riconferma al Milan, questo terzo miniciclo da 3-4 anni, è giusto che lo faccia nella squadra dove lui è il re. E come abbiamo detto più volte questa settimana, a me è sembrato, e c'eri anche tu allo stadio, nell'ultima di campionato, che per la prima volta a San Siro si è un po' proprio fatto portare a casa da Rafa. Se si è messo un po' ai suoi piedi, si è un po' fatto trascinare da Rafa, soprattutto dopo il secondo gol. E per la prima volta c'è stata vera alchimia, non che non ci sia stata negli anni precedenti o nelle ultime partite, però per la prima volta forse è caduto anche l'ultimo muro. Eh, io penso che se lui voglia fare il re per i prossimi 3-4 anni, qui lo fa. Lo fa, tra l'altro ben pagato, lo fa anche in una situazione di calcio dove il Milan in questo momento è anche in semifinale di Champions League, buttala via. Non è Sì, che che magari viene... non succede tutti gli anni, però Eh, come è successo quest'anno può risuccedere magari un altro paio di volte, un'altra volta, magari non risuccede, magari succede sempre, non lo puoi sapere, però assolutamente. comunque la possibilità ce l'hai, ecco, per il livello della squadra, per il progetto che sta avendo la squadra e quant'altro. Comunque sì, tornando alla prestazione di San Siro, l'ho visto anche ci sono delle immagini, no, nel tunnel prima del secondo tempo dove carica la squadra. È forse l'ennesima nuova versione di Rafael Leao, ne abbiamo viste Mm. tante nel giro di questi anni, così responsabilizzato. Io non Mm. so se sia stata quella cavalcata al Maradona in Champions, non so se sia stato il passaggio del turno, non so se sia stato il fatto che sia sempre al centro delle voci, non so quale sia il motivo, era come se avesse fatto un ulteriore upgrade in termini di responsabilità, perché un Rafael Leao così trascinatore anche dal punto di vista proprio emotivo, motivazionale, oltre che in campo, dove ha fatto una partita perfetta praticamente, non lo avevamo ancora visto. La speranza Ah, è vero, sempre vero. che resti, cioè che si stabilizzi e che rimanga di questo livello, ecco. Che resti sicuramente, No, che che resti al resti suo livello anche, esatto, che resti direi che è la speranza di base. ma anche la Intanto sua, perché se no ma non sì, saremo qua, perché se no esatto. altrimenti se non ci fosse la disponibilità di Rafa di rimanere non se ne farebbe nulla. Poi c'è Intanto Multa e qualcun altro intorno a lui che ogni tanto bazzica un po' in altre sponde. Vabbè. Intanto lui, non so se è perché ha visto, come dire, i leak, le anticipazioni della prossima maglia e non gli piace, onestamente non so se sia questo il motivo, ma ieri ha fatto un salto a casa Milan a Vero? comprare delle maglie. Tra l'altro alcuni tifosi hanno anche postato la foto con lui, l'hanno incontrato. A me ha fatto Henry, molto ridere il fatto che, sempre con questi social, Leao ci fa divertire, abbia messo like a un commento
come dire, ha la faccia un po' abbacchiata, la faccia un po' triste, perché in queste foto non è sorridente come al solito. Il commento era: ha la faccia un po' triste perché le maglie gliel'hanno fatte pagare e lui ha messo like. Rafa, te li buco questi social, però ha fatto questa storia Instagram dove ha scritto ritorno nella mia città, è andato a prendersi le maglie Eh, con Papà Antonio a casa Milan, i eh, segnali ci sono, dai. dai, su. Allora, siamo al 26 di aprile. Sì, In un modo o nell'altro, entro un mese e mezzo, no, quantomeno sta tarantella finisce. Poco dopo la fine del campionato, entro il mese di giugno, questa vicenda finisce in un modo o nell'altro. Io 1 euro sul fatto che rimanga inizio a giocarmelo. Ma più che altro, sai cosa? Mi è sembrato lui diverso, molto diverso, al di là della questione tattica in campo, che da esterno rende sicuramente meglio, ma la sua espressione facciale, il modo di giocare, il modo di comportarsi sui social, il modo di ridere, scherzare, di caricare la squadra, i compagni, di ridere proprio quando gioca, mi è sembrato completamente diverso, o meglio, mi è sembrato quello di qualche tempo fa e che si era un pochino perso soprattutto dopo il mondiale. Questo Rafa un po' più spensierato mi fa star tranquillo, le sue parole mi fanno star tranquillo il giusto, e comunque le parole dei calciatori vanno sempre pesate. certo. Mi fa comunque stare abbastanza tranquillo il fatto che ci sia la volontà di tutti di farlo, poi servono questo. Sì. Eh sì, e poi non ha mai comunque negato il fatto che ancora ci siano cose da sistemare, che possono essere appunto la questione multa, una certezza della qualificazione in Champions, eccetera, eccetera, eccetera. Chiudiamo con il suo amico di merende, perché ormai, anche se non avranno fatto una stagione ai livelli dell'anno scorso dal punto di vista del campionato, son sempre loro a tirare la carretta, ovvero Olivier Giroud. Mm, Giroud vede l'Olimpico, Pioli ritrova il suo 9, il francese sta meglio e si prepara a tornare nello stadio, si prepara a tornare nello scontro diretto di sabato in casa della Roma. Un Olivier Giroud a cui sì. dobbiamo aggrapparci con le unghie, con le mani, con qualsiasi cosa abbiamo, nella speranza che in queste, quante sono, minimo 9 partite? 9, Minimo 10. 9, massimo 10. 9, 10 partite ci dia insomma tutto, perché abbiamo capito che i suoi, come dire, sostituti, le sue Mm, riserve non è che mm. garantiscono poi chissà che, anzi toccherà ancora Olivier Giroud con dei ragionamenti, secondo me, qui ti chiedo anche la tua, pesanti poi da fare quest'estate. Beh, quello sicuramente. Partiamo col dire che si era un pochino sparsa una notizia, soprattutto da gruppi Facebook, però ragazzi, io capisco che a volte possano anche prenderci, però se dicono 26 cose, è giusto che su 26 2 le prendano. Si era sparsa la notizia che Oli avesse un problema muscolare al polpaccio, quello che l'ha tenuto fuori dall'ultima partita, e che quindi si tratterebbe non soltanto di una botta, ma anche di un problema a livello di stiramento o qualcos'altro. Inviterei a prenderla un pochino con più calma, cioè lo comunicare al Milan nel caso se ci sarà qualche problema per Olivier Giroud. Ad oggi restiamo con quello che sappiamo, cioè Oli ha preso una botta pesante sul polpaccio che ha interessato anche un po' il tendine nel dolore, ma è un edema quello che abbiamo davanti, cioè un grosso livido che praticamente non lo costringe a un movimento fluido, gli procura dolore quando spinge sul polpaccio, un polpaccio che ha preso delle colorazioni improbabili, non è più rosa carne, ma è diventato di 4 tonalità diverse col passare dei giorni, e quindi questo edema ha procurato quello che è un versamento classico, che quindi è il colore del livido, e che gli non consente di correre in maniera sciolta, e l'ha tenuto fuori dalla partita con il Lecce, anche per evitare che altro colpo sul polpaccio, altro dolore, e ce lo portiamo avanti per mesi. Io rimarrei qui, non Mh. andrei oltre a parlare di stiramento, strappi, problemi muscolari, eccetera. Se succede questo, lo comunica al Milan. Per le questioni mediche fa riferimento a C Milan, non pagine Facebook.
Detto ciò, è ovvio che Olivier Giroud è imprescindibile, perché questa stagione ha detto che lui è imprescindibile. C'è poco da fare, non c'è il sostituto valido che tenga. Non ha fatto granché né Ante Rebic, né Divock Origi, né chiunque abbia giocato in quella posizione di campo. Quindi se si riesce a mettere in piedi per Roma, bene. Se no, se il dolore persiste, arrivo persino a dire pazienza. Faremo senza per Roma, perché dirò, la semifinale di Champions pesa. È più importante. E io ti aggiungo una cosa che non me ne vogliono gli altri giocatori del Milan e anche gli altri avversari della Roma. Se quello col 17 sulla schiena decide che il Milan prende 3 punti, in questo periodo dell'anno il Milan prende 3 punti. L'anno scorso l'ha Esatto. dimostrato, lo sta dimostrando anche quest'anno. Lasciate like, mi raccomando, supportateci qua sotto, diteci la vostra nei commenti su Leao, il rinnovo, Giroud, insomma, su tutto quello che volete dirci qua sotto, Roma-Milan che arriverà tra non molto. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivate la campanella con tutte le notifiche. Saluto il perdente, lo sconfitto della finale di Coppa. Sono un po' il Napoli di quest'anno, Henry. Ho vinto il campionato con spero, con largo anticipo, e la Coppa è andata al Si Milan. vede che non è Pazienza. nel tuo DNA. Non è DNA, non è Non è DNA. DNA, mi dispiace. Ciao, ciao a Anche tutti, buona Enrico giornata. Boiani, anche Enrico Boiani è tutto. Alle 13, sempre su questo canale qui, c'è Lunch, tra pochissimo, ma probabilmente vedrete questo video un po' più avanti, Chiama Milan sulla piattaforma Viola, ma vi ricordo che è in onda tutti i giorni alle 11, alle 13 la diretta di Lunchpress, alle 16 la diretta di Radio Rossonero Talk, alle 19 Filo Rossonero, anche di Enrico Boiani. È tutto, a presto.